Mauro Remiddi, altrimenti noto come Porcelain Raft. Ciao Mauro, Ciao, piacere di ritrovarti piacere. dopo un sacco di tempo, Dopo- cioè noi non ci vediamo dopo anni 90, Sì, primi anni sì, 90. eravamo piccolini. Tu eri molto piccolino. La tua carriera da musicista che inizia appunto nei primi anni 90 qui a Roma. Tu avevi un gruppetto liceale Sì. che si chiamava Pi Greco, che un giorno vince un concorso organizzato dal sottoscritto insieme a Fabrizio Biffi Sì. e ad altre persone, che si chiamava Rock Cultura, e vince il diritto a fare un disco. Io nella veste assurda di produttore per una volta, due pezzi con i Pi Greco per questo Sì. CD. Beh, per noi è stata un'esperienza fantastica perché non eravamo mai stati in uno studio di registrazione, prima cosa. Quindi noi stavamo sempre in queste salette umide, ci siamo divertiti tantissimo a registrarlo. Questo mi ricordo che è stato proprio un bel gioco. Ed erano anni stranissimi, cioè avevamo penso 19, 20 anni, penso quello. Ed erano anni dove non c'era l'idea di trovare una direzione, c'era più l'idea appunto di divertirsi senza un vero scopo, diciamo. Negli primissimi anni 90 fare un disco in realtà non era come oggi, che No, tutti prendono il pezzo, lo mettono in rete, era una cosa particolare. Ho fatto un disco, il mio gruppo ha fatto un disco e adesso vado a suonare nel locale X, certo. faccio il concerto, così io comunque ho qualcosa anche da dimostrare, insomma, sono un gruppo che ha fatto un disco, insomma. Io mi ricordo quest'idea di avere dei CD, dei dischi, e la mia idea era un giorno farò anch'io un disco, cioè e diventava un goal, una direzione, quindi sì, averci una cosa fisica, sapevi che eri sulla strada giusta, trovavi anche più concerti, quindi sì, assolutamente per noi è stato un bel momento quello. Poi il gruppo, vabbè, non è durato molto, il liceo, perché era un gruppo comunque formato al liceo. Finisce la scuola e il gruppo si sfalda, è un peccato secondo me perché Pi Greco era un buon gruppo, c'era anche tuo fratello Manolo. Sì, c'era anche mio fratello, sì. Tu nel 97 fai una colonna sonora importante, ma nel frattempo in questi 4-5 anni. Una cosa c'è da dire, che noi eravamo esposti a MTV, a Video Music, perché tutta la musica che io ascoltavo che ne so, da ragazzino fino ai 21, 22, erano cose molto mainstream. La mia connessione con la musica era sempre comunque di alte produzioni, e queste canzoni incredibili. Poi piano piano uno comincia a vedere che c'è un sottobosco. Diciamo che quello è stato lo scarto, il cambio di direzione Cioè la scena totalmente. La indipendente, scena parli di indipendente, sperimentazione, quello fu il periodo che misero i primi negozi che potevi affittare i CD. Non so se ti ricordi. benissimo. Io ho cominciato ad affittare cose che non potevo comprarmi prima, adesso potevo affittarle. Che stiamo parlando da John Zorn a Certo. Tom Waits, cioè che vedevi solo una copertina che ti piaceva, la prendevi. E sei in un'età che sei molto ricettivo. Per cui nella mia testa non era questo sì, quello no. Ascoltiamolo. Quindi mi ricordo entrare in totale fissa per John Zorn e non faccio quel tipo di musica. Eppure c'era un'attitudine verso quella musica e quindi ho cominciato a fare questi ascolti. Mi ricordo questo disco che mi colpì tantissimo, il gruppo si chiamava Rachel ed era un quartetto, erano degli archi con piano tutto strumentale e decisi di fare una cosa così, queste sono le mie corde, perché a me ai tempi piaceva anche Kurt Weill, Bertolt Brecht, quindi ho cominciato ad avvicinarmi a queste cose più acustiche e ho fatto un demo che si chiamava Camera Sonora, con un mio amico Alessandro Canini alla batteria, Ezio alla chitarra e un violoncellista, io al piano, cantavo, strumentali. Questo demo, Camera Sonora, mi portò poi a questo contatto con questo regista che mi chiese di fare la colonna sonora per il suo cortometraggio. Questo cortometraggio vinse il Davide di Donatello nel 1997 e da lì fu ovviamente uno scarto incredibile perché abbandonai tutta quella cosa, diciamo, da dove venivo, Sì. con rock, eccetera, La eccetera. matta dei fiori. La matta dei fiori, esatto. E poi le cose non andarono come avevo previsto e capii che in Italia non potevo proprio starci. Questo episodio, perché
senza entrare troppo nei dettagli, però la casa di produzione voleva fargli fare un nuovo film, lui mi voleva con lui, però la casa di produzione, no, dobbiamo prendere un musicista conosciuto, che ha una sua logica, però insomma, come fai a farcela se questa è la mentalità? Non c'era modo. Quindi istintivamente, intuitivamente avevo capito, qui avevo fatto tutto il possibile ed era il momento di fare uno scarto. E una mia amica che stava a Londra mi disse: abbiamo una stanza qua in affitto, perché non vieni? Perché mi sentiva che era un po' depresso tutta questa situazione musicale. E io mi ricordo, ho venduto tutti gli strumenti che avevo, mi sono fatto dei soldi, sono andato lì, potevo vivere 2 mesi. Parliamo del Questi sono 2000, qui. parliamo? Sì, 1999-2000, a cavallo. E quindi riniziai una vita lì, non parlavo neanche inglese, avevo questa forte motivazione, cioè sapevo che non potevo tornare indietro. Quindi quando ho fatto questo scarto sapevo che non potevo tornare indietro, perché sennò sarei tornato indietro, perché la vita lì è stato un inferno per 2 anni ovviamente, non è stata facile. Quello che io ho definito il mio medioevo lì in Inghilterra poi si è rivelato forse gli anni più importanti. Vabbè, Londra completamente diverso come scena rispetto a Roma, molto più viva, molto più... A parte Poi era un bel periodo. opportunità incredibili, lo scarto enorme era quello culturale, ossia che noi veniamo da un paese dove c'è un'idea di bellezza molto forte, a parte nell'arte, viviamo a Roma per esempio, ma anche a livello musicale c'è sempre una bellezza cercata un po' al di fuori. La cosa che ho imparato lì a Londra è che queste persone che si creano la propria bellezza, che per altri poteva essere bruttezza, però loro se la creavano, era la loro cosa. Nel mondo dell'arte, per esempio, io ho avuto un sacco di contatti con artisti lì, perché lavoravo il primo anno al Chelsea Cinema, e il Chelsea Cinema era attaccato al Chelsea Art College, quindi era di artisti, quindi gli artisti lavoravano nel cinema, per cui i miei primi amici furono questi artisti e lì capii questa vena nuova che era, cavolo, possiamo crearci il nostro senso di bello che non deve essere amato dagli altri. Invece qui c'è sempre questo stato un po' classico della bellezza, cioè la bellezza universale che per forza deve essere amata da tutti, ovviamente quello c'è, esiste, è fantastico. Però ecco, diciamo, ho incontrato questo nuovo approccio e questo nuovo approccio fu definitivo per la mia musica, cioè per il modo come approcciavo anche la musica, diciamo, quello che facevo. Eri in una scena, insomma, cosa facevi? Installazioni sonore per mostre d'arte? Che All'inizio tipo sì, di... all'inizio erano installazioni, aiutavo questi miei amici artisti, poi iniziai una band che si chiamava Sunny Day Sets Fire. Questa band c'era una tastierista di Hong Kong, batterista canadese, che comunque poi Londra è un melting pot, è piena di... Cioè, è internazionale. E con questa band noi facciamo un disco per la Warner Chappell. Facciamo dei tour in Inghilterra, andammo a Los Angeles, ci fu un CD insomma fu un bel momento, solo che era difficile gestire una band di 5 persone. tu eri il leader di questa band? Il leader nel Come- senso che nel l'avevo senso formata, ok. l'avevo formata nei miei pezzi, Certo. avevo un'idea molto chiara sugli arrangiamenti, però poi, cioè, evidentemente suoni con delle persone che hanno un talento fantastico e cominci a... No, no, usiamo questo. Quindi diventa un po' la visione di tutti, anche quello è il bello di una band. Però poi mi sono reso conto inevitabilmente che quando comincia a diventare una visione di tutti in quella maniera, avevo proprio perso un po' l'interesse. È come se avessi avuto una direzione dove volevo andare, per cui con tutto il bene che volevo a questa band mi sentivo, cavolo, ma io voglio andare lì. E quindi... Ma forse tu non sei proprio un team player, diciamo. Questo l'avevo notato anche con i così, Pi Greco. Cioè, così, Pi Greco purtroppo. eri un dittatore di Purtroppo, quella l'avevi band. notato, Vabbè, ma si io capiva. guarda, è che entro in un mondo dove agisco velocemente, per cui magari sembro brutale quando dico delle cose perché è tutta velocità nella mia testa che voglio vedere delle cose, per cui invece piano piano con gli anni ho imparato a controllare quella cosa e a rispettare anche i tempi dell'altro che Certo. non sono i miei, diciamo, però sì, ero insopportabile, infatti poi
la band si sciolse dei Sunny Day Sets Fire. Un passaggio importante. Importantissimo, anche musicale. Il chitarrista con cui suonavo, lui sardo, lui mi introdusse ai synth analogici che io proprio proprio non conoscevo, a parte che non mi potevo permettere, costavano di più. Scoprì proprio un mondo di suoni che non conoscevo, quindi anche a livello di suoni, di timbriche, proprio fu una piccola università. Ma questo lo sei portato appresso dopo con il Porcelain Sì, Raft, 100%. ovviamente, sì. Che è il progetto successivo, che nasce a Londra, quindi. Nasce a Londra. Nasce a Londra. Nasce a Londra in un momento un po' disperato, perché il gruppo, no, cioè quel gruppo importante finisce, io senza nulla, Cioè, e ho cominciato, e ho avuto un'intuizione lì, secondo me importante. L'intuizione era che i demo che stavo facendo, che io credevo fossero demo, non erano demo, ma erano la cosa. Quindi, stando a casa, non è stato più devo trovare un'etichetta, devo fare questo. No. Mi sono detto no, questo è questa sorta di demo, questo che io chiamo demo è il prodotto, è la cosa che devo mostrare. E così feci. MySpace era appena nato, insomma, era nuovo. Stiamo parlando 2009-2010. certo. 2010. Sì, è cambiato il mondo, diciamo. Cambiato il In mondo. quei 10 anni, 2000-2010, cambia il mondo, diventa liquido, diciamo. E questa cosa mi proiettò in una nuova dimensione, cioè mesi questi pezzi che normalmente non avrei messo, avrei aspettato un'etichetta, li ho messi lì, dicendo questo è Porcelain Raft. Perché Porcelain Raft? La zattera proprio, di Sì, salvezza. Come la infatti è dicevi interessante, prima. sì, di porcellana, però poi il mio amico artista mi fece notare che, ma il momento chiave fu che gli chiesi, ma come, lui era inglese, how does it sound Porcelain Raft? Allora gli fa, come suona Porcelain Raft? Fa, beh, bellissimo nome, peccato che una zattera di porcellana non galleggia. Fonda. E ho fatto, ma fantastico, ecco, è così. E quindi perché se sei cinico la vedi affondare, però se non sei cinico pensi, ok, allora where is it floating? Cioè dove sta andando? Cioè dov'è questa zattera per non affondare? Quindi ovviamente non è nel mare. E non lo so, c'era qualcosa che mi piaceva nell'immagine, nel nome, nel suono. E misi questi brani su MySpace. Dopo 2 settimane ricevo una mail di un blog. Ai tempi cominciano questi blog musicali molto importanti, piccoli ma importanti in Inghilterra, perché erano seguiti da blog molto più grandi nel mondo. Era il nuovo giornalismo. E quindi fui preso da molti blog. All'improvviso questo pezzo che feci si chiamava Tip of Your Tongue, divenne una piccola cosa indie inglese, e da lì a poco fui preso anche da altri blog tipo Pitchfork che cominciarono a mettere i miei pezzi così, li mettevo su YouTube perché facevo anche i miei video e loro li mettevano. E loro li mettevano lì, è stato un attimo, è stato che cominciano a chiamarmi manager, cominciano a chiamarmi booking agent, CMJ a New York che organizzava questi festival, è un festival di Sì. New York, mi invitarono a suonare lì e cioè, da lì iniziò tutto. Quando poi andai in America sono andato al CMJ, 3 concerti e avevo Da solo? Lo facevi da solo? Tu Sì, tastiere? da solo, tastiere, drum machine, Drum machine. pedali, loop station, tutto da solo. E ci furono proposte di label. Cosa ha colpito, diciamo, gli inglesi e gli americani dei pezzi di Porcelain Raft, che sono riconducibili un po' al dream pop? Ai tempi quando lo stavo facendo, il dream pop, già il termine non esisteva No, proprio. Fu un po' dopo, fu quando i beach house cominciarono proprio a diventare. Sì. Se lo ascolto bene adesso, quello che facevo, forse era molto più in sintonia con quello che stava succedendo in Inghilterra che quello che stava succedendo in America. Ma in Inghilterra non poteva accadere per me, semplicemente perché ho sentito che loro comunque cercavano un English flag, cioè cercavano una cosa inglese da portare nel mondo, e io non lo ero molto più internazionale. E in America invece non è così. Quando sono andato in America mi hanno proprio accettato come uno di loro. Cioè, tu sei uno straniero in Inghilterra, Sì. in America no, No, non proprio. Sì. no, fai parte di questa Sì. grande insalata Esatto. che è New York, che è l'America. E quindi quello fu una grossa differenza. Io ho avuto contatti con Rough Trade, la label, 4AD, la label, cioè loro sono venuti da me. E
si è sempre fermata, la cosa si è sempre fermata, come per dire, volevano solo tenermi un attimo lì, si è sempre fermata, non c'era motivo di fermarsi. Potevano semplicemente farmi fare un disco, non l'hanno mai fatto. Come vado in America, invece queste label che mi hanno subito preso sotto la loro ala, in un secondo mi hanno fatto fare i dischi. Ma poi è una questione di pronuncia, non so, No, anzi, la cosa che funzionò in Inghilterra, a parte che la mia pronuncia non si sente proprio, me l'hanno detto, non si sente proprio nei dischi, tranne in questo pezzo, il primo che feci, che è Tip of Your Tongue, che tu devi dire tip, non dici tip. E io invece dicevo tip. E quindi questa cosa divertì molto questi blog inglesi, perché pensavano che erano svedese, pensavano che ero dei paesi questi scandinavi, quindi li divertì. E quindi mi sono ritrovato a New York, CMJ, e da lì a un mese sono riuscito, avevo un manager, sono riuscito ad avere l'etichetta, booking agent, e abbiamo iniziato, quindi ho firmato per la Secretly Canadian. Ecco, la Secret Canary è un'etichetta indipendente, però in realtà è una potenza. Dico male? No, è una So. di indipendente enorme, Eh. enorme, specialmente adesso sono proprio un impero. Per esempio hanno Anthony and the Johnston, War on Drugs, insomma band che poi sono diventate importanti. Quindi per me è stato un onore. Quindi con loro ho fatto 2 dischi. Ah, quindi c'è questo primo disco che esce nel 2011, E 11. dico male? Ok. Strange Strange Weekend, Weekend, ok. che Strange Weekend è anche il pezzo che tiene parecchio successo. il Drifting in and Out, Drifting in and Unless You Speak From Your Heart, che divennero tipo Best New Tracks, Sì. fece un sacco di cose alla radio. Il disco, cioè adesso per i numeri sembrano pazzeschi, ai tempi non lo erano, però vendette tantissimo, quindi erano tutti felici, compreso me. E poi le cose non funzionavano nel secondo disco. Diciamo anche una cosa, tu ti sei trasferito a New York, Sì. quindi a quel punto sei già trasferito a New York, a Brooklyn, Sì, ho hai conosciuto conosciuto pure un sacco di gente, immagino. tantissimi musicisti, ho avuto appunto anche l'occasione di suonare, per esempio, con la violinista degli Arcade Fire, venne a fare un concerto con noi proprio perché li abbiamo conosciuti per puro caso in una venue che suonavano a fianco alla nostra, che stanno facendo una secret gig, un concerto, insomma alla fine incontriamo lei e avevamo lo stesso publicist, la stessa PR, come si chiama? Press... Agent, no? sì, e Sì. quindi praticamente, ma quindi suonate anche qui ieri? Domani, posso venire a fare un pezzo con voi? Noi, certo, no, assolutamente. Che era il CMJ, questo era il CMJ l'anno dopo. Cominciai a fare da supporto a Beach House, Blonde Redhead, insomma fu un momento pazzesco, sempre in viaggio. Infatti New York l'ho vissuta molto poco, perché ero sempre in tour. Come tanti anni di lavoro, all'improvviso c'era qualcosa che stava veramente succedendo che era sulle mie corde. Quindi, a quel punto sei diventato un professionista a tutto tondo, diciamo, della musica. Sì, cioè la parte difficile di questi momenti è il mantenersi bene o male su quella fascia o crescere, cosa che non ho saputo fare perché non ho saputo tenere quella cosa che stavo facendo mi aveva stancato. Cioè, quando io ho fatto Strange Weekend, l'album, fantastico, benissimo, ma l'album dopo non mi sarebbe mai venuto in mente di rifare una cosa così meglio, oppure più allargato, oppure la mia prima idea è stato, vendo tutti gli strumenti, mi faccio nuovi strumenti, quindi avrò sicuramente una nuova sonorità. Questo ovviamente è un atteggiamento vitale, però che non va a pari passo con poi quel professionismo, cioè poi... Cioè, dovevi ripetere la stessa cosa del primo non è che disco, dovevi, non è che secondo, forse era dovevi, meglio, ecco. però era meglio. O se non ripetere, comunque cercare una formula vicina, cosa che proprio non ho fatto. Quindi mi rendo conto che forse professionisti vuol dire anche quello, cioè vuol dire anche saper vedere una cosa del genere e lavorarci. Invece, secondo me, in questo senso sono sempre stato amatoriale, nel senso che non ho mai avuto quell'atteggiamento da professionista. Mi muovevo costantemente perché non riuscivo a sentire la vitalità di una cosa, per cui spontaneamente andavo ad un'altra. Però poi
cioè si diventa adulti, quindi bisogna anche capitalizzare. E quindi quest'idea del cercare sempre qualcosa di nuovo, se non che qualcosa che ti può stimolare, perché una volta che, per esempio, Strange Weekend fu un mondo che io ormai avevo da un po' di anni, da Londra, di suoni, con quei pedali, con quell'atmosfera, e quindi è come se l'avessi un po' percorso, non avevo più bisogno di guardarlo, quindi sono, ok, andiamo da un'altra parte. È quella, diciamo, questa attitudine, forse è l'attitudine vitale che mi permette ancora adesso di fare musica, perché se no uno smette. Però proprio questa attitudine è proprio la cosa, in tempi moderni come questi, che non ti permette di sostenerti a livello economico, perché ovviamente è un percorso che inevitabilmente ha dei bassi e degli alti. La cosa interessante a me di un artista che piace è il suo catalogo. Ci sono molti artisti che fanno degli album pessimi, però hanno degli album fantastici. E perché io continuo a sentire quando una cosa di questo artista esce? Perché sto seguendo un viaggio. Neil Young ha fatto anche degli album che non erano belli, ci sono dei momenti molto bassi della sua carriera, eppure quando penso a Neil Young penso al suo catalogo, non penso a una canzone, non penso a un album. E sono questi poi gli artisti che un po' seguo. È importante seguire questo percorso, anche se poi porta al di fuori del guadagno. Questo lo stai dicendo anche perché il secondo disco, Permanent Signal, che è uscito nel 2013, è andato male da un Beh, punto di vista cioè, rispetto al primo. è andato, C'è è stato andato male un per calo. due motivi fondamentali. Il primo è che ho fatto delle cose che a quel tempo proprio non andavano, cioè non erano in sintonia con i tempi, prima cosa. Secondo, era un disco ponte, cioè un disco secondo me dove a livello di songwriting avevo proprio, stavo andando avanti, lo sentivo, i pezzi, per esempio questo disco Permanent Signal, che è il mio secondo, è l'unico di quelli che ho fatto che veramente ascolto, perché si sente proprio uno scarto pazzesco con il mio songwriting lì. Però a livello di texture, a livello di suoni, non ha la maturità del primo, perché? Perché sono suoni nuovi, quindi mi ero comprato il modular synth per la prima volta, erano tutte cose nuove, per cui c'è anche questa idea un po' fanciullesca di stare lì e sperimentare con cose nuove, però inevitabilmente non ha quella profondità che poteva avere il primo. E quindi questo disco non andò bene in quel senso, cioè che la etichetta non ci credeva. Quindi quando la tua etichetta non crede nel tuo disco è la fine, Non l'ha perché promosso, non lo l'ha preso promuovono a meno. dovere. Io mi ricordo i concerti di quel tour di Permanent Signal, la gente veniva pensando a Strange Weekend e diceva: Ah, non sapevo che avevi un secondo disco. Io mi ricordo molta gente venne ai miei concerti per Spotify perché sentiva le mie canzoni in playlist. Vedeva, fighissimo, questo, ma suona adesso perché con Spotify puoi vedere dove suona l'artista. Molta gente veniva semplicemente per quel motivo. A me Spotify cioè, mi salvò quel tour. E perché era una cosa che domandavo spesso, ma come facevi a sapere il mio concerto oggi? E la risposta, diciamo, 60% delle volte era Spotify. Demonizzare sempre, costantemente queste big company, certo, ovviamente cioè, non va, ovviamente non va, però poi devi vedere un formato lì e il formato forse va, forse c'è qualcosa di quel formato che anche un artista indie come me mi ha salvato, per esempio, quel tour. La soluzione dal punto di vista finanziario interessante è appaltare, cioè vendere diciamo, i pezzi a serie TV, film, cioè far apparire, è lì che si produce veramente del Certo. reddito importante, insomma. Per me è stato così. Io il terzo disco che feci, Microclimate, lo produssi da solo, vabbè tutti erano prodotti da me, però ci furono i miei soldi per, Un'autoproduzione. sia un'autoproduzione, per mastering, mixing, stamparlo, darlo ai negozi. Quindi insomma fu un lavorone, infatti non ho più fatto perché è veramente un lavoro a sé, e, e mi salvò il fatto che uno di questi pezzi fu usato in una serie Netflix che si chiama Messiah, non so, qui in Italia Cioè, forse si chiama Messia, eh, forse. sì. E, e solo quella serie, solo quel pezzo che utilizzano per due episodi, mi ripagarono di tutto il progetto dell'album e ci guadagnai anche. Per cui ti rendi conto come
i soldi ci sono, ma non sono proprio nel mercato musicale, ma sono da qualche altra parte dove la musica viene utilizzata, no? Certo. Senti, da allora, diciamo, dopo il secondo disco, cioè parliamo di Microclimate autoprodotto, hai fatto tutte cose autoprodotte di base, Sì, perché sì, hai sì, fatto un altro assolutamente. disco di Porcelain Raft ancora, e il quarto, diciamo. Come Sì, Rain sì. fu un disco che feci un momento comunque doloroso dove avevo capito che questa esperienza con Porcelain Raft stava finendo. C'era un momento difficile in America, vivevo a Los Angeles, c'era un divorzio, stavo andando attraverso un divorzio, quindi la musica fu più che altro è stato io rinchiudermi e cantare proprio per stare bene. E quindi non decisi mai di far uscire questo album, mai, perché lo sentivo come fosse una mia medicina personale. E sai, delle volte non è che per forza devi far sentire agli altri quello che fai, c'è anche questa idea che bisogna imparare a editarsi, auto-editarsi, cioè che capisci quando è il momento di far sentire una cosa o quando semplicemente non lo è. Dopo un anno e mezzo che feci queste cose, 2 anni, non era un anno e mezzo, tornai a Roma e ci fu lockdown, quindi rimasi a Roma tutto quell'anno e non so per quale motivo riascoltavo questi brani, dicevo però questo mi piace, però insomma, mi venne la cosa, dico ma perché no? Ed era un momento dove nessuno stava facendo uscire cose, perché? Perché non puoi fare tour, per cui il primo lockdown che ci fu nessuno faceva uscire le cose in tutto il mondo, cioè tutti quelli che dovevano fare uscire i dischi Rimandavano. rimandavano. Adesso tu lo sai che c'è, ho fatto la scaletta dell'album, copertina, l'ho fatto uscire e mi svoltò anche quello perché stavo senza una lira e feci uscire questa cosa. Io non stavo più con Secretly Canadian, ma Secretly Canadian ascoltò l'album, gli piacque e mi chiesero se ero interessato, se loro volevano essere il mio publisher. Cioè, mi salvò totalmente, che c'era comunque dei soldi involved, scusate ogni tanto dico cose in inglese ma non so più parlare bene italiano, e coinvolti, boh vabbè. E quindi mi salvò perché in quel momento del lockdown stavamo tutti noi musicisti senza una lira. È inutile programmare cosa succederà con la nostra musica. Una volta che la metti fuori, lei va, cioè non sei più in controllo. Lei va, trova le sue vie, trova le sue orecchie. E questo è importante capirlo. Porcelain Raft, prima avevi detto una cosa che mi ha fatto pensare che erano finiti. No. Sì, no, non c'è più Ah, Porcelain non c'è Raft. più. È un ciclo chiuso, totalmente. E sì, non poteva continuare perché sarebbe stato non crescere. Io adesso mi sto focalizzando totalmente su un altro progetto, un'opera elettronica dove canto, quindi sono modular synth, voci, archi, e insieme alla regista Radi Martino sta diventando una video opera per cui sarà pensata per video, tipo una ventina di minuti, però sarà anche un concerto. E il concerto è previsto all'ex mattatoio, al mattatoio di Quando? Quest'estate? giugno, quella è l'idea. Stiamo pensando per giugno, perché adesso sto lavorando su questo progetto enorme. Fortunatamente abbiamo trovato le finanze per poterlo fare, però insomma c'è tantissimo lavoro. Senti, un'opera in italiano, quindi? No, in No, inglese. in inglese, tu hai sempre Sì, sì, proiettato sì, a livello perché era internazionale. un'idea che già mi era nata quando stavo a Los Angeles e comunque, cioè, inevitabilmente io adesso quando scrivo in inglese. Sì. Sì, ma il fatto che tu vivi a Roma adesso non ti può in qualche modo non danneggiare, diciamo, dal punto di vista della promozione di questi progetti, Ma sai, che sono progetti pensati per il mercato internazionale, no? diciamo che è questa anche la cosa, vedi? Come? No, mi è venuto spontaneo farla così e poi dopo che spontaneamente ti viene di farlo così cominci a pensare, ma chi l'ascolterà? Boh, vabbè, intanto iniziamo qua a Roma, però l'idea è comunque di andare in Europa, di andare in America. Mauro, allora, ci rivediamo quest'estate all'ex Mattatoio, Assolutamente, sicuramente. assolutamente. Io Ci aggiorniamo lì. sono contento di vederti in giro, mi dispiace che siano morti i Porcelain Raft, magari rinasceranno un giorno, non si sa mai, chissà.